Questo vino ha trasformato uomini in maiali. Non è una metafora, è cronaca del mito. 12 marinai greci, reduci dalla guerra, si sono ritrovati a grugnire nel fango perché avevano sottovalutato il potere di un calice. Amici, bentornati su Mythos. Finalmente il nostro cammino attraverso il Mediterraneo si tuffa nelle splendide acque della Grecia. La culla che ha trasformato il vino in civiltà. Immaginate il silenzio dopo 10 anni di urla e acciaio sotto le mura di Troia. Ulisse e i suoi uomini non cercano più la gloria, cercano casa. Ma il mare ha un dio capriccioso. La loro nave, stanca e ferita, approda sulle rive di Ea, un'isola dove il tempo sembra essersi fermato. Dalla spiaggia vedono un filo di fumo che danza sopra una valle di querce. 12 marinai si avventurano nel bosco. Hanno fame di pane e sete di vita. Arrivano a una dimora di pietra splendente e lì, sulla soglia, appare lei, Circe. Non ha l'aspetto di un mostro, ma di una regina divina. Li invita a entrare. La musica delle sue parole li ammalia. Imbandisce una tavola che sembra un miracolo. Carni arrosto, pani caldi e fragranti, e poi il colpo di grazia, il vino. Non è un vino qualunque. È il Pramnios, un nettare primordiale, denso come il sangue e scuro come la notte. Circe vi ha mescolato miele selvatico e farine, ma tra i profumi del mosto si nasconde l'ombra di erbe proibite. I marinai ignari sollevano i calici e bevono a grandi sorsi. In un istante il banchetto diventa un incubo, le schiene si curvano, le mani si induriscono in zoccoli, le grida di brindisi diventano grugniti di terrore. 12 compagni di 1000 battaglie sono ora bestie rinchiuse in un porcile, con la mente che urla ancora in un corpo che non le appartiene più. Solo uno è rimasto fuori, solo uno non ha bevuto, ed è qui che la storia del vino greco smette di essere solo un racconto di magia e diventa la prima grande sfida tra l'intelligenza dell'uomo e la forza selvaggia della natura. Ulisse è solo. Davanti a lui la fitta vegetazione dell'isola sembra sussurrare il destino dei suoi compagni. Mentre sale verso la dimora della maga, un'ombra si stacca dai tronchi secolari. È Hermes, il dio messaggero, il protettore dei viaggiatori. Non gli consegna una spada magica, ma qualcosa di molto più profondo. Il moli, una pianta dalla radice nera come la terra e il fiore bianco come il latte. Hermes lo avverte. Bevi il suo vino, ma non temere. Questo fiore sarà lo scudo della tua mente. Ulisse entra. La maga Circe lo accoglie con lo stesso sorriso letale, gli offre la stessa coppa di Pramnios. È il momento sospeso nel tempo. Il re di Itaca solleva l'oro. Sente l'aroma pungente del mosto misto a droghe ipnotiche e beve. La maga tocca la sua spalla con la bacchetta, già pronta a vederlo cadere a 4 zampe. Va nel porcile con i tuoi compagni. Ma Ulisse non grugnisce, non si piega, resta in piedi. I suoi occhi sono lucidi e feroci. La biologia del moli ha sconfitto la chimica del veleno. In quel momento il vino smette di essere un'arma di sottomissione. Ulisse estrae la spada e la punta alla gola della dea. Libera i miei uomini, o questa terra berrà il tuo sangue. Per la prima volta la maga trema. Capisce che davanti a lei non c'è solo un uomo. Circe si arrende. Restituisce ai 12 marinai la loro umanità. Ulisse rimarrà su quell'isola per un anno intero, non come prigioniero, ma come ospite. Se pensate che questo sia solo un racconto per bambini, vi sbagliate di grosso, perché questo mito non è nato dal nulla, è l'eco distorto di un mondo reale, un mondo di palazzi colossali e scribi silenziosi, che 3000 anni fa circa hanno gettato le basi della nostra storia. Ma fermiamoci un istante. Che vino c'era esattamente in quel calice? Omero non usò un termine generico, lo chiamò per nome, il Pramnios, un nome che rimbalzerà per secoli. Gli antichi letterari litigheranno per trovargli un indirizzo. Plino il Vecchio lo collegherà vicino a Smirne, altri lo legheranno all'isola di Caria, o forse più semplicemente non indicava un luogo, ma uno stile preciso, un vino scuro, nato per le lunghe tenute. Se potessimo versarlo in un calice oggi, cosa sentiremmo? L'autore antico ateneo ci lascia una vera e propria scheda di degustazioni di 3000 anni fa. Scrive che il Pramnios era un vino né dolce né denso,
ma secco, duro e di forza straordinaria. Tecnicamente capiamo perché Omero usò proprio questo. Il Pramnios era la base del Chicheron antico, ovvero una bevanda rituale dell'antica Grecia. Solo una struttura così titanica, con un tannino così graffiante, poteva reggere l'aggiunta di miele fresco, farina d'orzo, formaggio grattugiato e persino le erbe della maga. Il tutto senza crollare. Ma non stiamo parlando di favole. Se scaviamo nella terra della Grecia, l'archeologia molecolare ci dà ragione. Negli scavi del nord, a Dikili Tash, un insediamento che parte dal Neolitico, circa 6500 anni fa, e arriva fino all'età del bronzo. Troviamo tracce di acido tartarico e malico, intrappolate nella ceramica. Troviamo enormi cumuli di vinaccioli e bucce. Ma c'è di più. Nell'età del bronzo si registra uno shift genetico dei semi. La vite smette di essere selvatica e diventa domestica. L'uomo ha iniziato a domare la pianta per garantirsi rese e grappoli perfetti. La magia lascia il posto all'agricoltura e all'enologia. Ma come mai nasce un mito del genere? Perché il vino ha questo ruolo centrale nella mente dei greci? La risposta non si trova tra le pagine di un libro, ma sotto tonnellate di pietra ciclopica. Dobbiamo fare un salto all'indietro, prima di Ulisse, prima di Atene. Siamo nel XIV secolo a.C. Immaginate di varcare la porta dei Leoni a Micene. Qui il vino non è un piacere da taverna, è l'architrave di un impero, un bene strategico protetto da mura spesse 6 metri. Entriamo nel cuore del palazzo, dimenticate i calici di cristallo. Qui regna l'argilla e il calcare. Il silenzio è interrotto dal grattare degli stili sulle tavolette e la lineare B. Gli scribi non sono poeti, sono contabili del gusto. Catalogano carichi che farebbero impallidire una moderna dogana. Nelle ombre dei magazzini reali i pitoi, colossi di terracotta alti quanto un uomo, custodiscono il tesoro. Ma che vino era? Non immaginatelo limpido, era un liquido denso, viscerale, spesso conciato con resina di terebinto per sopravvivere alle alte temperature e a lunghi viaggi in mare. Un sorso che sapeva di pino, di mare e di terra arsa dal sole. Questi vini non restavano fermi. Le navi micenee solcavano il Mediterraneo cariche di anfore a staffa, progettate per essere stivate nelle stive buie. Ogni anfora era sigillata con tappi di argilla, il primo marchio di garanzia della storia. Esportavano il gusto greco in Egitto e nel Levante, in cambio di oro e avorio. In questa società il vino è la moneta diplomatica del Vanax, il re sacerdote, è il sangue della terra che compra la fedeltà dei guerrieri. È il favore degli dei negli oscuri rituali delle libagioni. È un sistema perfetto, ma ogni impero ha un tramonto. Poi all'improvviso il silenzio. Attorno al 1200 a.C. il mondo miceneo esplode. Incendi, invasioni, rivolte, non lo sappiamo con certezza. Sappiamo solo che i palazzi bruciarono. Le fiamme divorarono le tavolette d'argilla, cuocendole involontariamente e consegnando a noi i loro segreti burocratici, proprio nel momento in cui il sistema moriva. La scrittura scompare, i re muoiono, le città diventano scheletri di pietra, la Grecia precipita in quelli che chiamiamo secoli bui. Ma guardate bene tra le rovine fumanti, c'è qualcosa che non ha smesso di respirare. Mentre i palazzi crollano, la vite continua la sua evoluzione. Le sue radici non hanno bisogno di scrivi o di re per sapere cosa fare. In questi secoli di isolamento, la viticoltura si rifugia nei villaggi, nelle mani sapienti dei contadini che hanno dimenticato i nomi dei sovrani, ma ricordano come si pota un tralcio. Il vino smette di essere un tesoro di Stato e diventa identità. Diventa un filo rosso che tiene unita una cultura che ha perso tutto, tranne il suo legame con la terra. Il vino greco sta per rinascere e questa volta non apparterrà a un re, ma a ogni singolo uomo. Quando la luce torna in Grecia, nell'VIII secolo a.C., il paesaggio è stravolto. Le fortezze dei re sono macerie silenziose. Al loro posto nascono le polis, Atene, Sparta, Corinto. Con la città torna anche lui, Dioniso, ma la Grecia ha imparato la lezione di Circe. Per costruire una società di uomini liberi bisogna saper dominare l'estasi. Nasce così l'oggetto che definisce la nostra cultura, il cratere. Immaginate questo grande vaso monumentale posto al centro della sala. Il termine viene da karallimi, che significa mescolare. È da qui che avviene il miracolo della ragione. Per il cittadino greco, bere vino pure è un atto di barbarie, un ritorno al caos primordiale. Il vino va educato.
Nel cratere il Simposiarca, il primo vero sommelier della storia, presiede il rito. Non è un semplice ospite, è l'arbitro del simposio. È lui che con un assaggio tecnico valuta la potenza del vino puro e decide la misura della serata. È lui a stabilire il numero di coppe e il grado di diluizione, se il vino deve nutrire la filosofia o accendere la festa. Davanti ai convitati compie il gesto sacro, versa l'acqua fresca di sorgente e solo dopo aggiunge il vino, quel nettare denso, scuro e resinoso nato tra le rocce. 3 parti d'acqua, 2 di vino, in quest'ordine preciso dove l'elemento civile accoglie quello selvaggio. L'alcol perde la sua violenza e diventa un combustibile per l'anima. Il simposio non è una cena, è un laboratorio di idee. Si beve dalle Kylix, coppe larghe e basse progettate per esaltare i profumi e costringere a sorsi lenti e meditati. Qui la parola deve scorrere lenta e la mente restare lucida per trasformare un gruppo di uomini in una comunità di cittadini. Per capire la vera spina dorsale di questa viticoltura dobbiamo chiudere i libri di storia, uscire dalle città e affrontare il terreno. Mettiamoci in marcia verso la Grecia continentale. Nel prossimo episodio scenderemo letteralmente in campo, esploreremo la geografia aspra della Macedonia del Nord e le valli del Peloponneso. Parleremo di scisti, marne, calcare e radici costrette a spaccare la pietra per trovare l'acqua. Analizzeremo i sistemi di allevamento che hanno sfidato millenni di siccità e studieremo vitigni tenaci e guerrieri, come lo Xinomavro e l'Agio Orgitico, che oggi guidano il presente e il futuro dell'enologia mediterranea. L'avventura tra i filari della Grecia comincia solo ora. Ciao!